Con l'entrata in vigore del DAT8 a gennaio 2026, dove questo regolamento a livello europeo obbliga gli intermediari, che siano broker, che siano exchange, intermediari finanziari, a inviare report fiscali degli utenti, ma soprattutto a raccoglierli, si sta generando un po' di confusione di nuovo tra acquisto KYC, no KYC, che cosa si deve fare, dove si può comprare, che cosa si può comprare, come e quando. Ma in realtà non c'è così tanto da impazzire, basta mettersi in testa che oggi, in modo legale, essere invisibili non esiste. Esiste invece la possibilità che ognuno di noi diventi una mappa leggibile a cielo aperto. E chi vi dice oggi che veramente si può diventare invisibili, anonimi, o vi sta prendendo per i fondelli o vi sta facendo fare qualcosa di estremamente illegale. Due cose da capire: il DAC8 non guarda la blockchain, ma guarda gli intermediari. Di conseguenza la blockchain non manda nessun report fiscale, un intermediario sì. Qua ovviamente nasce il panico: se compro e vendo su un exchange sono tracciato per sempre. E così facendo pensano e fanno due errori enormi. Pensano che il KYC sia una telecamera sempre accesa e pensano che la privacy sia sparire. E entrambe le cose sono sbagliate. Il KYC non è una telecamera sempre accesa, ma è un dato di identità. Il vero grosso problema non è chi sei, ma come ti muovi nel tempo. E nel DAC8 esistono due cose che vanno un po' a vedere, due tipi di traccia. La traccia nel tempo, quindi compro e vendo, e converto ovviamente, quello è l'evento tracciato, ed è inevitabile se tocchi un intermediario. Poi c'è la traccia di comportamento, quanto tempo, ogni quanto vai a comprare, con che pattern, con che continuità. Se sembri un trader, un holder o quello che usi un conto operativo. E questo non è inevitabile, ma dipende da te. La regola principale: DAC8 diventa forte, diventa potente quando può raccontare una storia su di te. E la storia su di te la ottiene, la riesce a raccontare avendo più informazioni possibili. Me lo sarai sempre sentito dire tantissime volte, la linkabilità. Che cos'è questa linkabilità? È la capacità di poter dire questo KYC è uguale a questo wallet che è uguale a questo comportamento. E se questi step, se questi comportamenti restano tali, vuol dire che sei leggibile, hanno un profiling, sei completamente raccontabile e narrabile. Un errore che fanno tutti è comprare su un exchange, prelevare verso lo stesso wallet non custodial per mesi o per anni, avendo appunto questa mappa ben chiara davanti. E quel passaggio, quel wallet diventa la tua faccia pubblica incisa sulla blockchain. E non è la blockchain il problema è il collegamento diretto, tuo KYC, tuo wallet non custodial, tue operazioni. Tu puoi anche comprare su un exchange, inviare a un wallet non custodial. Da quando tu compri su un exchange diventi un dato leggibile, a quando lo mandi fuori le tue criptovalute diventano un flusso, ma è da quando diventano un flusso che tu devi avere il pieno controllo, perché se non hai il pieno controllo di quello che fai, di cosa fai, del metodo sempre, sarai sempre un dato, ma tu devi rimanere un flusso. Insomma, nel 2026 la privacy è evitare la linkabilità, essere consapevoli che puoi essere tracciato e non puoi evitare completamente tutto, puoi solo evitare che quei comportamenti diventano il tuo profiling. Lo puoi fare separando i ruoli, evitando le comodità, utilizzando magari da un KYC a un wallet non custodial sempre tu o un qualcosa che interrompe la linkabilità. Insomma, non facendo diventare un tuo wallet una tua identità eterna. Alcuni consigli per stare tranquilli o per ragionare in modo tale e restare comunque tranquilli senza arsiarsi. Il primo è accettare la tracciabilità. Se usi un exchange per un acquisto, una vendita o uno scambio, sei un dato. Il problema nasce se fai questo ragionamento: tanto vale che, visto che ho comprato su un exchange, ormai sono tracciato in continuazione, e qua è completamente sbagliato. La privacy non è binaria, non è tutto o niente. Ricordarsi la differenza tra evento e comportamento: un acquisto su una cripto ogni tanto è un evento,
lasciare le cripto sull'exchange, fare trading, fare swap, continuare con gli acquisti, fare cassa, quello è un comportamento. Ed è un comportamento che crea un dossier. L'exchange bisogna guardarlo come uno sportello. Tu entri, fai un acquisto, ovviamente facendo quell'acquisto ci sono i dati, esci in un wallet, in un custodial, con in mezzo un qualcosa che ti toglie la linkabilità. Ne abbiamo già parlato in diversi video, ma se comunque ne hai bisogno me lo scrivi nei commenti e fai diventare le tue cripto un flusso. Quando lasci le cripto sull'exchange, quando fai staking, operi tutte le settimane, fai qualcosa tutti i giorni, stai lasciando una tua identità comportamentale. Ricordati anche che usare wallet in un custodial bisogna farli correttamente e non ti rende invisibile al 100%, ma protegge la tua privacy a lungo tempo se non fai degli errori. Quando i fondi escono dall'exchange senza linkabilità vanno in un tuo wallet, in un custodial, come ho detto, sono un flusso. Nessuno legge più questa cosa. Dipende solo da te se hai il controllo di quel flusso, che cosa fai, cosa non fai, perché, per come e quando e che cosa utilizzi nel mentre. Usare bridge, swap e ovviamente tutti decentralizzati non rompono il KYC, ma rompono magari la linearità, rendono più costoso un profiling e aiutano a spezzare questo racconto semplice. Ovviamente di contro, se usati a caso senza metodo, anch'essi diventano un pattern, attirano l'attenzione e fanno più danni di altro. È questo che quando io intendo avere il controllo, non è fare una cosa a caso, ma avere un comportamento lineare nel tempo, ma e sapendo che cosa si fa con i tuoi fondi. C'è anche la possibilità per la linkabilità di utilizzare mixer e quant'altro, ma anche lì vanno usati con metodo perché sennò fanno veramente dei danni. La soluzione reale è questa: accetti un evento isolato, che quell'evento isolato sia un dato. Eviti la continuità, separa i ruoli, separa l'utilità dei vari wallet, non avere un conto per tutto, riduci il più possibile i dati aggregabili e ovviamente resta legale. E da Cotto si diverte a vedere chi sei, cosa fai, quindi una strategia per evitare che si diverta è essere noioso più possibile.